Eccomi qua, c'è il mercato, stamattina a Desenzano un sacco di gente e mentre io volevo raccontarvi del Natale, quindi scelgo un posto tranquillo che è questo per poter passeggiare e raccontarvi un po' il Natale. Infatti questo video è dedicato a raccontarvi alcune mie curiosità che l'altro giorno, come dire, ho soddisfatto perché mi domandavo perché proprio il 25 dicembre, ricordavo qualcosa alle feste pagane, ma ora ve lo racconto, poi c'era il discorso anche da dove nasce Babbo Natale, l'albero di Natale, visto che proprio pochi giorni fa su un social è apparso un articolo, quindi ho approfondito e sono uscite un sacco di cose interessanti che poi le ho anche, come dire, sì, le ho anche, le ho anche, vabbè, associate a degli, quando facevo l'università, se qualcuno ha fatto giurisprudenza lo sa, storia del diritto romano. Comunque, torniamo a noi, tanto guardate che posto. Mi sono preso qualche appunto per non dimenticarmi nulla. Prima di iniziare parleremo di 3 argomenti. Perché si festeggia il Natale il 25 dicembre? Poi, da dove nasce l'albero di Natale, perché? E alla fine, Babbo Natale chi era? E come si è trasformato nell'uomo paffuto, sorridente, con la giubbetta rossa. Ora, il primo argomento di cui voglio parlarvi è il Natale. Perché noi festeggiamo Natale proprio il 25 dicembre? Qualcuno penserà, beh, è nato bambino Gesù, sì, però nella Bibbia non è menzionata questa data. E poi un'altra informazione che vi do da tenere presente è i cristiani il 25 dicembre l'hanno utilizzato come data per cristianizzare i pagani. Però andiamo per ordine. Quindi abbiamo detto 25 dicembre perché e perché i cristiani hanno cercato di cristianizzare le festività pagane. Però prima di parlare di cristianizzare le feste pagane dobbiamo anche capire chi erano, chi sono i pagani e cosa vuol dire cristianizzare le festività pagane. Intanto per cristianizzare le festività pagane qui si intende c'è una festa pagana e i cristiani vogliono trasformarla in una festa cristiana. Detto ciò, però, chi sono i pagani? Perché nel tempo hanno il termine, come dire, ha acquisito anche una connotazione religiosa. Però partiamo per ordine. Bene, i pagani, tanto io cammino e vi lascio rilassare qua. Bene, pagani è un termine che ha assunto significati diversi nel corso della storia. Per esempio, nell'antica Roma indicava semplicemente gli abitanti delle campagne, cioè i villani, quindi contrapposti ai cittadini, chi viveva fuori dalle città, no? Poi con l'avvento del cristianesimo il termine pagano ha acquisito un significato religioso, diventando sinonimo di non cristiano. E i cristiani iniziarono a usare il termine pagano per riferirsi a chi? A coloro che seguivano le antiche religioni politeistiche, con i loro poi riti, tradizioni relative alla natura, eccetera. Quindi fino a qua abbiamo capito che chi sono i pagani e in termini religiosi i cristiani come vedevano questi pagani. Quindi persone che abitano fuori dal villaggio e non credono, non seguono il cristianesimo. Ma la storia adesso prosegue e diventa ancora più interessante. Per esempio, abbiamo detto che volevano, e ci sono riusciti, cristianizzare, quindi cristianizzare le festività pagane, quindi trasformare le loro festività in cristiane. E cosa c'entra il 25 dicembre? E adesso ci arriviamo.
Intanto io spero di essere chiaro, perché non è facile camminare, parlare, inquadrare, e poi non sono neanche uno storico, però spero di riuscire a spiegarmi. Ora dovete sapere che una volta che avete capito bene cosa significa il termine pagano, quindi abbiamo detto pagani, persone che abitano fuori dalla città, per i cristiani sono persone che non seguono il cristianesimo, persone che hanno le loro tradizioni, festività, sono politeisti, seguono tanti dei, eccetera, eccetera. Capito ciò, vi faccio un esempio. Il 25 dicembre era già una data importantissima per i romani, che celebravano i Saturnali. E che cos'erano? Una settimana di festeggiamenti in onore di Saturno, il dio dell'agricoltura. Quindi erano pagani. E durante i Saturnali si banchettava e si scambiavano doni. Quindi già qui vi fa capire il motivo per il quale noi oggi non diciamo più banchettare, ma andiamo al ristorante, non diciamo più doni, ma ci facciamo i regali, no? Passiamo anche di qua. Che bello camminare qua, non c'è nessuno, posso parlare tranquillamente. Altro esempio, anche l'imperatore, per esempio Aureliano, siamo nel 274 d.C., cosa fece? Creò la festa del Sol Invictus, sole invitto. Qui fate molta attenzione, sempre il 25 dicembre, per celebrare che cosa? Il ritorno alla luce dopo il solstizio. E questo è un dato molto importante. Perché è un dato importante? Ora ve lo spiego. Il ritorno alla luce. Quindi che cosa fa la Chiesa? Il 25 dicembre, voi capite che era già una data carica di significati, di simbolismo, la gente era già abituata a festeggiare, perciò la Chiesa cosa fece? Decise di sovrapporvi la nascita di Gesù, che così poteva simboleggiare la luce del mondo, visto che, come ho detto prima, il 25 dicembre i romani festeggiavano il ritorno alla luce dopo il solstizio. Poi, come ho detto prima, ancora, lo ripeto, molto importante, sovrapporre il Natale a queste celebrazioni pagane facilitava, almeno secondo i cristiani, la conversione dei popoli e l'integrazione della nuova religione nella cultura esistente, cioè quella pagana. Ora, spero che abbiate capito, almeno spero io di essermi spiegato su come è nata la data del 25 dicembre. C'è un altro punto adesso che poi si collega. L'albero di Natale, ma perché abbiamo l'abete? Perché c'è quest'albero di Natale? Adesso ci arriviamo. Siamo nel VIII secolo d.C., siamo nel 700, e la leggenda, è una leggenda immagino, dice che San Bonifacio, evangelizzatore, non mi viene al termine, evangelizzatore della Germania, che cosa fece? Allora intanto per evangelizzare, immagino che tutti lo sappiate, però significa convertire al cristianesimo, no? E che cosa fece questo? Adesso vi racconto. Allora lui, questo San Bonifacio, tentò, e poi ci riuscì, di eliminare una quercia sacra, ora poi vi racconto la storia nel dettaglio, e sostituirla con un abete. Quindi capite che prima la Chiesa naturalmente ha cercato, c'è riuscita di cristianizzare la festa pagana. Poi che cosa hanno fatto? Hanno preso questa quercia dei pagani, l'hanno eliminata, e poi vi racconto anche per l'aneddoto, e l'hanno trasformata in un abete. E voi mi direte, ma perché si sono così accaniti? Insomma, i cristiani sono stati perseguitati dai pagani per secoli, no? Adesso che finalmente con Costantino, siamo nel 313 d.C., con l'editto di Milano, intanto il cristianesimo viene legalizzato, e poi asso nella manica, no scusate il termine, ma Teodosio, siamo nel 380 d.C., che cosa fa? Rende ufficiale la religione, quindi il cristianesimo diventa religione ufficiale dell'impero. Capite che a questo punto, dopo
anni, secoli di perseguitazioni, i cristiani dicono adesso tocca a noi. E cosa fa questo San Bonifacio? Sempre secondo la tradizione. Allora, è un monaco anglosassone, si reca in Germania, siamo nell'VIII secolo, come ho detto prima, per convertire le popolazioni germaniche al cristianesimo, arriva in un villaggio che non ho trovato il nome, però vicino a Gismar, e si imbatte in questa quercia sacra dedicata a Thor, no? Quindi un rito pagano. Thor, dio del tuono, naturalmente venerato ai pagani, e questa quercia era al centro di riti e sacrifici, e Bonifacio, deciso a dimostrare naturalmente la superiorità di Dio cristiano, sfida i pagani ad abbattere questa quercia. Ora, cosa fa? Inizia ad abbattere questa quercia e arriva pure il vento, arriva questo soffio di vento forte che abbatte la quercia. E lui dice, vedete che Dio mi assiste, Dio più potente del vostro Thor. E poi non solo, dalla quercia nasce un abete, siamo in inverno, siamo a dicembre, e lui dice, ma vedete che questo abete persiste anche d'inverno, come il nostro Dio cristiano che persiste sempre. Ma non solo, ma vi siete accorti della forma di questo abete? Che è triangolare, come la Trinità. Quindi ho ragione io. E da lì nasce l'albero, poi che diventa l'abete di Natale. Perciò, come vedete, questa quercia, simbolo pagano di forza e fertilità, divenne un abete, simbolo di Cristo e della sua promessa di salvezza. E poi si diffonde gradualmente, naturalmente in Germania, poi in tutta Europa, e arriva da noi, da come leggo qui, nel XIX secolo, quindi siamo nel 1800, e poi si diffonde un po' in tutto il mondo. Quindi abbiamo parlato del 25 dicembre, abbiamo parlato del Natale. Chi manca? Manca Babbo Natale. Piccola parentesi, se c'è qualche bambino che ci sta guardando, Babbo Natale esiste e ora vi dimostro anche il perché. Ecco, l'unica cosa che all'inizio non c'aveva la giubbetta rossa perché non andava di moda, poi ai bambini piaceva e si è messo la giubbetta rossa. E ora vi racconto un po' la storia di Babbo Natale. Ma chi era Babbo Natale? Ve lo siete mai chiesti? Allora, Babbo Natale era un vescovo, però Babbo Natale non era all'epoca come lo conosciamo noi oggi, un uomo paffuto, sorridente col vestito rosso, ma si chiamava San Nicola, era un vescovo di Mira, vissuto in Turchia, siamo nel IV secolo. Ora già San Nicola era famoso all'epoca, era conosciuto per essere molto caritatevole, per aiutare le persone, e ci sono degli episodi che vi leggo qui. Cosa fece, per esempio? Era molto dedito ai poveri, ai bambini, e diverse leggende narrano che le sue opere di carità, come quelle in cui per esempio salvò 3 fanciulle dalla povertà donando loro una dote per il matrimonio, oppure quelle in cui resuscitò 3 bambini uccisi da Nostre Malvagio. Quindi era già all'epoca conosciuto per fare doni, essere molto buono con i bambini ed essere caritatevole. Ma da qui al diventare l'uomo paffuto con la giubbetta rossa che conosciamo noi, ci sono stati degli eventi che ora vi racconto. Bene, allora io ho scelto di tante informazioni che ho trovato, 3 che mi sembravano più, diciamo, come dire, caratteristiche, forse non so se più importanti, però sono quelle che mi hanno incuriosito di più. Quindi c'è stata un'influenza olandese, ciao Dirk, poi dimmi se è giusto quello che dirò, poi c'è stata, che adesso vi racconto, entro nel dettaglio, poi c'è stata un'influenza anche della letteratura e dell'arte, e poi pure la Coca-Cola. Cos'è successo? Allora, intanto, per quanto riguarda l'influenza olandese, qui leggo che alcuni olandesi devoti a San Nicola, si dice così, spero, Sinterklaas, Dirk, dimmi se ho detto giusto, Sinterklaas, Dirk è l'amico che ci segue dall'Olanda, quindi più di lui io spero di... Sinterklaas, va bene. Cosa fecero questi olandesi? Un gruppo olandesi va in America e porta con sé il culto di questo santo.
e lì la figura di questo Sinterklaas si mescola con le tradizioni locali assumendo nuove caratteristiche. Quindi portano San Nicola, che poi vedremo che il nome viene americanizzato in San Nicolas, come per esempio per quanto riguarda la letteratura e l'arte siamo nel XIX secolo, quando molti scrittori e artisti americani contribuirono a definire l'immagine moderna di Babbo Natale. In particolare vi cito il poema, il titolo è A Visit from St. Nicholas, siamo nel 1823, di Clement Clarke Moore, che descrive questo San Nicolas come un uomo paffuto e gioioso, con una slitta trainata da renne e un sacco pieno di giocattoli. Quindi avete capito, primo passaggio, questo San Nicola viene portato dagli olandesi in America e cominciano a conoscerlo come un uomo caritatevole, che fa i regali. Poi la letteratura lo trasforma in un uomo paffuto, gioioso, con la renna e le slitte. Però manca ancora il vestito, manca la giubbetta rossa. Ora, la Coca-Cola, siamo negli anni 30, che cosa fa? Usa l'immagine di Babbo Natale nelle campagne pubblicitarie, così contribuendo a diffondere in tutto il mondo questa immagine del personaggio vestito di rosso e bianco. Bene, io ho finito, spero che la storia un po' vi sia piaciuta. Ho deciso di raccontarvela perché a me ha incuriosito, siamo a Natale, per fare un video un po' diverso e anche per allenarmi, perché come ho già detto in un video quando ero a Salò, gennaio e febbraio voglio dedicarle a parlarvi dei posti che visito qui sul lago di Garda dal punto di vista storico, culturale, perché siamo in Italia e ne vale la pena. Peraltro gennaio e febbraio è un periodo anche abbastanza off qua sul lago, tranquillo, e quindi a gennaio e febbraio non è il caso di andare in giro a farvi delle spiagge, le piste ciclabili, ma secondo me gennaio e febbraio può essere un buon periodo da dedicare alla storia dei posti. Ecco, quindi mi sono un po' allenato a vedere se, dato che c'è poca gente, con un argomento semplice, con degli appunti, poi mi rivedrò nel video se comunque è uscito decentemente, sono comprensibile, e magari ditelo nei commenti se vi è piaciuto. Naturalmente i video che farò a gennaio e febbraio non saranno tutti storici, perché il mio canale non è un canale di storia, però mi piace trasformare il canale anche, cioè non trasformarlo, però dedicare una parte anche alla storia, perché siamo in Italia e quindi il mio canale voglio, come dire, allargarlo anche a toccare questi argomenti di cultura. Oltre alla storia poi a me piace anche l'architettura, quindi toccherò anche temi legati all'architettura, all'arte del posto, magari se trovo aneddoti particolari, interessanti, di poeti, scrittori, artisti che sono passati nei secoli precedenti qua sul lago, anche quello sarà argomento interessante, credo, per i video. E poi da marzo, aprile in poi, torneremo a far vedere i posti, anche perché ogni anno ci sono dei cambiamenti. Infatti mi viene da rispondere a qualche mio amico quando mi dice: ma una volta che hai fatto il giro del lago di cosa parli? Beh, intanto soltanto guardando qua a Desenzano stanno cambiando tutta la passeggiata là in fondo, quindi ci sarà una novità. Poi credo che ogni anno far vedere i posti sia sempre diverso, perché i video poi invecchiano, YouTube non li propone più, e anche chi ha guardato un video l'anno prima, vederlo l'anno dopo, magari c'è un bar diverso, c'è un parco, hanno cambiato qualcosa, un po' perché magari vi faccio compagnia. Credo che per me sia utile comunque ogni anno fare il giro e parlare dei posti dal punto di vista storico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista architettonico, dal punto di vista paesaggistico, dei servizi, eccetera. Peraltro ho chiesto a una mia amica che fa l'agente immobiliare, proprio l'ho incontrata l'altro giorno, se posso intervistarla e chiederle un po' dei prezzi di Desenzano, del lago qua in generale, dato che è il suo lavoro, ma ha dato la sua disponibilità, quindi fisseremo questo appuntamento. Anzi, mi ha detto anche che ci porterà in giro a vedere degli appartamenti e così. Qui ci saluta il traghetto, guardate che bello, sta arrivando. Aspettate prima che mi cadono i fogli in acqua.
è sempre suggestivo, eh? Di là invece c'è questo bellissimo traghetto, prima non l'ho inquadrato bene, stile un po' inizio del Novecento, e questo un po', là c'è tutto il mercato. Stamattina è martedì, c'è in giro parecchia gente col mercato, e il mercato attira sempre tantissima gente di Desenzano, cioè chi può, vengono tutti qua. E questo è il porto delle barche a vela. Io rientro adesso, abito qua vicino, e spero che il video vi sia piaciuto. Ditelo nei commenti, perché per me è la prima volta, dopo tanti video, ne ho fatti oltre 600, che provo a spiegare un argomento, insomma, che non sia semplicemente dirvi guarda che bello qua, guarda che bello là. Quindi spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscriviti al canale, è importantissimo per supportare il mio lavoro. Io chiudo perché io parlo tanto e quindi potrei anche andare avanti per ore, ma chiudiamo col video e ci vediamo in un prossimo video.